Benvenuti sul portale di storia, dove esploriamo le pieghe più oscure, bizzarre e dimenticate del passato. Oggi ci tuffiamo in un viaggio nel cuore della Roma antica, ma non quella che avete visto nei film o studiato sui banchi di scuola. No, oggi vi racconterò 10 curiosità autentiche ma scioccanti sulla vita, le abitudini e le leggi dei Romani. Alcune vi sembreranno assurde, altre semplicemente inquietanti. Restate fino alla fine, perché la curiosità numero 10 vi farà rivalutare completamente l'idea che avevate dei padri romani. E se amate la storia raccontata in modo crudo, affascinante e fuori dai soliti schemi, iscrivetevi subito e attivate la campanella. Partiamo! L'urina, l'oro liquido di Roma. Incredibile ma vero. L'urina nell'antica Roma era considerata una materia prima preziosissima. Ricca di ammoniaca, veniva utilizzata per lavare i panni, conciare le pelli e persino sbiancare i denti. Sì, avete capito bene. I romani si lavavano i denti con pipì fermentata. Questo liquido veniva raccolto appositamente nei bagni pubblici. I fullones, gli antichi lavandai, la usavano per sgrassare e ravvivare i tessuti. Tanto era diffuso questo commercio che l'imperatore Vespasiano decise di imporre una tassa sull'urina raccolta e venduta. E quando suo figlio Tito lo criticò per essersi arricchito con un affare così disgustoso, lui rispose con una frase che è rimasta celebre: pecunia non olet, il denaro non puzza. Il sangue dei gladiatori come medicina. I romani erano affascinati dai gladiatori. Li vedevano come figure virili, coraggiose, quasi sacre, così sacre da credere che alcune loro parti del corpo avessero proprietà terapeutiche e magiche. Il sangue e il fegato dei gladiatori morti nell'arena venivano raccolti e bevuti come rimedi contro l'epilessia. Si pensava che il coraggio di questi uomini potesse passare nel sangue e curare chi era affetto da mali dello spirito. Inoltre, dalla pelle dei gladiatori si producevano unguenti e creme, considerati afrodisiaci o miracolosi per la pelle. Una pratica oggi impensabile che univa superstizione, medicina e il culto del corpo. I bagni pubblici, tra socialità e topi. Roma era famosa per le sue terme, simbolo di civiltà e benessere. Ma i bagni pubblici più piccoli, quelli destinati ai bisogni fisiologici, erano tutt'altro che salubri. Nonostante fossero collegati alla cloaca maxima, le condizioni igieniche erano disastrose, infestati da scarafaggi, pulci, pidocchi e persino topi e serpenti che risalivano dalle fogne. Ma il vero shock sta nel modo in cui ci si puliva, con il tersorium, un bastone con una spugna all'estremità, usato da tutti, semplicemente risciacquato in un secchio d'acqua e aceto. Era uno strumento multiuso, carta igienica, scopino e portatore di infezioni. Poena con lei, la pena del sacco. Il parricidio, uccidere un proprio genitore o parente, era considerato il crimine più mostruoso. Per punirlo, i romani avevano una condanna teatrale e terrificante: la poena cullei. Il colpevole veniva incappucciato, bastonato e poi cucito vivo in un sacco, insieme a un cane, un gallo, una scimmia e una vipera, e gettato nel fiume. Gli animali avevano un valore simbolico: il gallo, per la sua aggressività; il cane, animale impuro; la scimmia, caricatura grottesca dell'uomo; e la vipera, vista come incarnazione della vendetta filiale. Era una morte lenta, simbolica e inesorabile, pensata per rendere il colpevole disumano fino alla fine. Il viola, colore proibito e lussuoso. Nell'antica Roma il viola non era un colore qualsiasi, era un privilegio imperiale. La famosa toga purpurea con bordo viola era riservata solo agli imperatori e ai senatori più potenti. Perché? Perché produrre la porpora di Tiro, tintura usata per ottenere quel colore, era un'impresa titanica. Derivava da un mollusco marino, il murex, e servivano oltre 12.000 esemplari per ottenere appena 1,4 grammi di pigmento. Era così costosa che superava il prezzo dell'oro, rendendo il viola il simbolo supremo di potere e inaccessibilità. Capelli biondi obbligatori per le prostitute. Nel mondo romano anche l'aspetto esteriore era soggetto a regole sociali rigidissime.
Le prostitute, regolarmente registrate con licenza, dovevano per legge tingersi i capelli di biondo. Il biondo era considerato il colore dei barbari e quindi veniva imposto come marchio distintivo per chi occupava l'ultimo gradino della società. Ma ecco il colpo di scena. Con il tempo, le donne dell'alta società iniziarono a imitare quelle chiome bionde, trovandole seducenti. Così la legge divenne obsoleta e le autorità cercarono di mantenere la distinzione imponendo colori più sgargianti, come il blu o l'arancione. Affittare un figlio per liberarlo. Nella Roma arcaica, un figlio era proprietà del padre, ma c'era un modo curioso per liberarsi da questa schiavitù familiare. Il padre poteva affittarlo come schiavo ad altri cittadini. La legge permetteva fino a 2 affitti temporanei, ma se lo faceva una terza volta si attivava l'emancipatio. Il figlio veniva legalmente liberato dalla patria potestà. Era una regola precisa. Alla terza sei libero. Ma non era cumulativa. Se si liberava un figlio, gli altri potevano ancora essere affittati fino a 2 volte. Una legge che trasformava la libertà personale in un calcolo burocratico. I cristiani, accusati di cannibalismo. All'inizio della loro diffusione, i cristiani erano visti con diffidenza e paura dai romani. Non solo si rifiutavano di prestare servizio militare e di adorare l'imperatore, ma durante le loro cerimonie segrete parlavano di mangiare il corpo e bere il sangue di Cristo. Queste metafore eucaristiche venivano interpretate alla lettera, portando a accuse infamanti di cannibalismo. Un fraintendimento teologico che costò persecuzioni, torture e morte a centinaia di innocenti. Adulterio, solo se sei donna. I romani avevano costumi sessuali relativamente aperti, ma a senso unico. Se un uomo tradiva, era socialmente accettato, ma se una donna commetteva adulterio, la legge imponeva al marito di chiudere a chiave gli amanti, radunare testimoni e avviare un processo domestico. Dopo l'interrogatorio si poteva procedere con il divorzio. In casi estremi, l'amante poteva essere giustiziato, soprattutto se non era un cittadino romano, e la figlia colpevole, uccisa solo con il consenso del suo pater familias, un sistema profondamente maschilista e spietato. Il diritto di uccidere i propri figli. Chiudiamo con la più inquietante delle curiosità. Il pater familias aveva un potere assoluto sui propri figli. Poteva disporne la vita o la morte. Questo diritto, lo ius vitae necisque, era sancito dalle 12 tavole. Non c'era età limite. Un figlio di 40 anni era ancora soggetto alla volontà del padre. Solo nel I secolo a.C. iniziarono a emergere limiti legali, ma il concetto che i figli fossero proprietà personale del padre sopravvisse per secoli. E così, amici del Portale di Storia, si chiude questo viaggio tra le oscurità dell'impero romano. Una civiltà che ha dato moltissimo al mondo moderno, ma che nascondeva abissi di violenza, superstizione e leggi che oggi definiremmo inumane. Ora tocca a voi. Quale di queste curiosità vi ha colpito o sconvolto di più? E secondo voi, qual era la vera forza della società romana? Il diritto o il controllo totale? Scrivetecelo nei commenti. E se volete altri viaggi nei lati oscuri di egizi, vichinghi, greci o medioevo, lasciate un like, condividete il video e iscrivetevi al canale. Ci vediamo al prossimo episodio, sempre qui su Il Portale di Storia.